Amici di Planet Spin, benvenuti sul canale, benvenuti a questo nuovo video. Oggi vi porto con me in una battuta di pesca, siamo sempre in un lago artificiale e faremo un tentativo a Trautaria utilizzando una tecnica molto particolare, il vertical, ovvero una tecnica di pesca dove si utilizzano delle esche molto leggere che vengono definiti anche bottoncini. Vi faccio vedere un po' il posto, come si pesca, anche l'attrezzatura che utilizzerò in questa battuta. Speriamo di divertirci e di fare qualche bella cattura. Andiamo in pesca. Attrezzatura del guadino, il releaser e la nostra cassettina con le canne. Allora, siamo giunti qui sullo spot. La prima cosa che facciamo ora, montiamo la canna, utilizziamo ovviamente questi bottoncini e la prima cosa che facciamo dopo aver lanciato, dobbiamo riuscire a capire in quale porzione dello specchio d'acqua si trovano le trote, quindi possiamo partire dal verificare la presenza nello strato più alto, quello della superficie, fino al mezzo metro d'acqua, e poi andremo a sondare la fascia intermedia e infine andremo sul fondo. Partirò con dei bottoncini più piccoli come grammatura e poi man mano aumenteremo il peso di questi artificiali per capire sia la fascia d'acqua dove si trovano che la zona, facendo dei lanci più o meno ampi. Vediamo come si comporteranno le trote, vediamo se risponderanno sia alla tipologia di bottone che al colore. Vi faccio vedere un po' la selezione delle esche che utilizzerò in questa battuta. Sono dei bottoncini di varie case, vari marchi, vari modelli, ordinati per grandezza e differiscono anche per la colorazione. Allora, sono partito montando questo bottoncino da 0,4. Ora faccio qualche lancio, vediamo se riusciamo ad essere efficaci in pesca. Prima di iniziare mi studio anche un po' il movimento in caduta. C'è uno sfarfallio abbastanza ampio, accentuato. Vediamo se può piacere. Eccola. Ho visto nettamente in caduta, sì. L'ho trovata, stavano nei pressi della superficie. Sì. E la prima cattura con il bottoncino è arrivata. Ecco, la faccio vedere. Il bottoncino ha funzionato. Si è anche staccato e procediamo con il rilascio. Leggermente più lontano, lì dove vedo quelle bollate. Ci vorrei arrivare proprio sopra, vediamo se ci riesco. Deve essere l'esca un po' troppo piccolo, non riesco a vederla. Oppure colore, fascia di profondità, tutto dovrebbe essere. Eccola, l'ho sentita in canna, pizzicato. Eccola, sì. In caduta.
piccoletta, però c'è una cattura, c'è sempre con lo stesso bottoncino. È piaciuto. Faccio un cambio di esca. Per il momento lo innesco direttamente sullo split ring, anche se so bene che il moschettone non andrebbe usato, però devo capire un po' se è un problema di colore o di artificiali, per capire anche un po' il movimento che c'hanno in pesca. Sempre in caduta, Eccola, sempre in caduta. Eccola qua, un'altra rotella. Cambiato bottoncino. Com'è vivace. Ora voglio provare proprio questo famoso bubble, questa mesca di cui ho sentito molto parlare. Vediamo se funziona. Che funziona, magari se sono capace di usarla, anche perché, ripeto, già l'innesco non è quello là che deve essere fatto. Mio per comodità, perché voglio provare esche differenti. Oggi voglio fare un tentativo con varie esche, non voglio fare ogni volta il nodo, e quindi utilizzo montandolo direttamente sullo snap. Questo è un po' più pesante, quindi devo fare attenzione a non forzare troppo il lancio, altrimenti arrivo dall'altra parte della rete. Come per le altre esche, lo faccio scendere pian piano verso il fondale. Inizio questo recupero. Eccolo qua. Io fermo sul fondo. E anche il bubble funge. Vicino con la mano per farvi vedere l'esca, non per altro. Bubble. Eccola. Mangiate impercettibili, ma ci sono. Ancora bubble, seppure slamata. Bubble c'è. Ecco il bubble. Dopo aver fatto la prima parte della pescata utilizzando il moschettone, che non è la montatura classica ideale per pescare con il bottoncino a vertical, ho staccato perché ecco, volevo fare un cambio veloce di esche artificiali, di bottoncini per colori, grammature, dimensioni differenti. Ora ho tolto lo snap e ho fatto direttamente il nodo sullo split ring.
questo qua, diciamo, è la montatura ideale consigliata per l'utilizzo dei bottoncini. Diciamo che prima ho perso diverse trote, ma ne ho anche prese qualcuna. Ora pescando in questo modo qui dovrebbero ridursi le slamate o le mancate abboccate. Vediamo se è così. Lo testiamo direttamente in pesca. Se riesco ad entrare in pesca lì. Ho visto un po' di movimento di pesce. Eccola. Eccola. Fatta. Devo pescare con la frizione abbastanza aperta, altrimenti spezzo che il filo è ultra light. Comunque anche con questo piccolo bottoncino sono riuscito a fare un pescetto. Eccolo qua. Prima di continuare do qualche indicazione sul tipo di bottoncino che ho utilizzato. Questo qua è uno 04, un Neo Style, colore arancione. Dopo aver individuato la zona dove stanno le trote, lo faccio scendere in caduta e effettuo delle piccole gercate con la canna verso l'alto, in modo da dargli un po' di vitalità, però molte volte ho visto che attaccano mentre è in caduta, quindi magari oltre la diciamo quello che può essere una tipologia di twitch o di shake della nostra canna, quindi quell'azione di jerk verso l'alto, è molto importante controllare la caduta di questa esca per fare in modo che sia efficace la nostra azione di pesca. Che cosa c'è bisogno? Da quello che ho potuto capire, prima di tutto una canna che sia molto sensibile. Io utilizzo questa canna che è una entry level della Heracles, un'area bottom, ideale per questa tipologia di pesca, ma ovviamente per chi inizia potrebbe essere già più che buona, però per chi è più addentro, tecnicamente più esperto, ci sono molte possibilità di affinare, di crescere tecnicamente. Diciamo per il momento, per iniziare, per fare le mie prime esperienze, penso che vada più che bene e i risultati si sono visti, nel senso che io ho molta sensibilità verso quella che è la mia esca artificiale, riesco a sentire le mangiate, e accoppiando questa canna con un mulinello a recupero molto lento, con un trecciatino, io ho messo uno 0,175, quindi è ultra leggero, mi riesce a trasmettere perfettamente quelle che sono sia le abboccate o quando ci sono delle piccole tocche. Ovviamente c'è sempre bisogno di avere il filo in tensione, non servono bandi, però in questo caso qua, utilizzando un trecciatino che è anche multicolor, io lo lascio sul pelo dell'acqua e anche visivamente riesco a capire quando la trota va a toccare, perché vedo proprio che il filo nettamente fa degli strattoni sul pelo dell'acqua, sulla superficie, e quindi lo utilizzo come una sorta di avvisatore di abboccata, comunemente chiamato galleggiante. Queste sono le esche che ho portato per questa sessione, diciamo, sperimentale di oggi. C'è un fritto misto, questo è il primo step, per quanto riguarda anche eventuali acquisti. Questa qui invece è la cannetta che uso oggi in questa sessione di pesca. Una Heracles, la vertical, area bottom. Una canna dal fusto, uno spessore del fusto molto ampio, che praticamente viene usato come cassa di risonanza e quindi ci comunica molto bene quelle che sono eventuali tocche o le abboccate da parte della trota. Questa è una canna con il vettino solid, praticamente da questo punto qui in poi fino a qui è hollow classica, la canna classica da spinning, mentre qui nella parte alta del vettino, questa parte per intenderci, è piena, quindi solid tip.
La funzione del solid tip è quella di trasmettere maggiormente le sensazioni, la sensibilità e quello che succede all'altro capo della lenza sull'esca artificiale. Ce lo comunica direttamente al pescatore, tutto amplificato dal filo trecciato, e questa parte è più ampia del manico, che riesce ad essere tipo una cassa di risonanza, a trasmettere meglio le vibrazioni, le abboccate, le tocche. Faccio un cambio di esca, metto questo SBAM, questo bottoncino della Heracles, dovrebbe essere 0,5, però avendo una foglia molto ampia, il problema è riuscire a lanciarlo, quindi si fa molta fatica a raggiungere la distanza, però dalla nostra parte abbiamo una lentissima discesa verso il fondo, e in questo contempo riesce anche a vibrare e a scendere con una discesa molto lenta e sinuosa. L'unico problema, ve l'ho detto già, è riuscire a lanciarlo. Abbiamo lanciato, controlliamo la discesa come facciamo solitamente, appoggiando il filo sull'acqua. In questo modo controlliamo il nostro filo, che è multicolor, e lo usiamo come una sorta di indicatore di abboccata. Una volta fatto arrivare sul fondo, io inizio il recupero molto lento, ma comunque abbiamo diversi modi di poterlo recuperare. E ancora bottone. Amici di Planet Spin, siamo giunti alle conclusioni. Ho fatto questa pescata da inesperto in materia, cercando di capirne qualcosa di più di questa tecnica di pesca nell'ambito del trot area, il vertical, dove si utilizzano esclusivamente queste esche che vengono definite bottoncini. Nel settore questa tecnica è molto odiata dalla maggior parte dei pescatori, perché la reputano una tecnica di pesca non attiva, come può essere quella in cui si prevede l'utilizzo di esche artificiali come lo spoon, il jerk, il crank e altre esche artificiali convenzionali. Diciamo, questa esca, questo bottone, è un'esca che mette un po' in gioco quello che è una pesca dinamica, infatti è una pesca abbastanza statica, e che però ha le sue caratteristiche. Non è facile da effettuare, soprattutto per chi non ha la conoscenza delle esche, della tipologia di esche, e soprattutto è necessaria, secondo il mio punto di vista, avere un'attrezzatura, una combinazione, ecco, di canna e soprattutto filo, per riuscire, ecco, ad avere quella sensibilità che è indispensabile per riuscire a muovere e lanciare le esche, e soprattutto sentire le abboccate durante l'azione di pesca. In questa battuta di pesca, che è stato un esperimento anche per me, ho dedicato quest'uscita unicamente a questa tecnica, il vertical con i bottoncini. Ho capito che non esiste un unico modo di recuperare queste esche, ma si possono utilizzare diverse tecniche di recupero, dall'affondamento, ecco, fino al recupero quasi da micro spoon, quindi molto lento, a seconda anche della fascia d'acqua dove vogliamo pescare. Possiamo utilizzare un recupero o l'altro. Ovviamente la nostra particolare attenzione deve essere nel cercare di capire, di individuare dove sono stratificate le trote. Tuttavia una pesca può piacere o meno, ma io la reputo, soprattutto nelle ultime parti, durante le gare, durante le competizioni, una tecnica che ti permette di riuscire a fare quel pesce in più, e quindi di, ecco, portarti alla vittoria di quello che può essere uno sfidino, se non una finale.
Che dire, in questo video ho cercato di dimostrare che comunque anche da un esperto come me questa tecnica è efficace. Spero che il video vi sia piaciuto, se così fosse scrivetelo nei commenti, lasciate un like e magari potremo dedicare qualche altra uscita dove possiamo anche invitare persone che sono già tecnicamente più esperte. Ringrazio tutti voi per la visione, se il video vi è piaciuto ovviamente lasciate un like e noi ci vediamo nel prossimo video. Come sempre lascio un saluto a tutti gli amici di Planet Spin. Ciao ragazzi!